Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se è la prima volta che passate di qui sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Nel video di oggi torniamo a parlare di Sailor Moon, un tema sempre attuale. Siamo infatti tutti in trepidante attesa per l'uscita del nuovo film che si intitolerà Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos e che sarà la trasposizione cinematografica dell'ultimo arco narrativo del manga, l'arco Stars, che personalmente è anche uno dei miei preferiti. Al momento si parla dell'uscita del film soltanto in Giappone, diviso in due parti, così come era stato per il suo predecessore, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal. Ad oggi non ci sono invece ancora notizie sulla messa in onda in Occidente. Possiamo però supporre e sperare che venga acquistato e trasmesso sulla piattaforma Netflix, così come era accaduto per il film Eternal. Adesso però concentriamoci sul personaggio che sarà protagonista dell'unboxing di oggi. Si tratta di Super Sailor Mercury e analizzeremo la sua Glitter and Glamours targata Bandai Spirits e Banpresto. Diamo subito una breve occhiata alla scatola che comunque poi analizzeremo più nel dettaglio tra pochissimo. Ed eccola qui, l'ho acquistata in fiera lo scorso novembre, precisamente al Gardacon, e l'ho pagata 40 euro. Parlando brevemente della storia di questo personaggio, possiamo dire che nella sua identità terrestre di Emi Mizuno è una ragazza molto timida ed introversa. Infatti, prima di conoscere Usagi e poi le altre guerriere, non aveva praticamente nessun amico, perché veniva vista dai compagni di classe come una ragazza spocchiosa e snob. Emi si rivelerà essere una componente fondamentale nel gruppo delle guerriere. Lei è infatti la più intelligente, la nerd del gruppo, che in ogni situazione critica riesce sempre a trovare una soluzione. Personalmente non è la mia preferita tra le guerriere, ma so che è comunque molto apprezzata da un'ampia fetta del fandom di Sailor Moon, e potremmo dire che il suo habitat naturale è proprio qui in Italia, la pianura padana. Ricordiamo tutti infatti l'attacco bolle di nebbia, vero? A parte gli scherzi, vi confesso però un piccolo desiderio recondito che ho sempre avuto. Mi sarebbe piaciuto che i suoi poteri non fossero derivati dall'acqua ma dal metallo. Il mercurio è infatti catalogato nella tavola periodica degli elementi come un metallo, e sarebbe stato molto figo che Sailor Mercury potesse utilizzarlo e plasmarlo a suo piacimento per creare per esempio delle armi oppure degli strumenti tecnologici. Mi sono anche immaginato una sua ipotetica divisa alternativa dove al posto di avere il blu come colore principale aveva l'argento. Come sempre mi sono perso nei miei discorsi. A questo punto direi di procedere subito a spacchettare la box e ci ritroviamo poi al termine del video come sempre per i saluti finali. A tra poco. Analizziamo la scatola lato per lato, iniziando dal fronte che abbiamo già potuto ammirare nel segmento precedente. Su questo lato troviamo un'anteprima di come si presenterà la statua all'interno, i loghi delle case produttrici Bandai, Bandai Namco e Banpresto, il logo di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie e il logo del 30° anniversario della serie. Al momento la linea Glitter and Glamours conta ben 4 versioni di Sailor Moon, di cui 3 in versione Super e una in versione Eternal, e le 4 guerriere del sistema solare interno: Sailor Mercury, che stiamo analizzando in questo video, Sailor Mars, Sailor Jupiter e Sailor Venus, che sono già state ufficialmente annunciate e sono disponibili per l'acquisto in pre-order. Questo è il lato destro, dove ci viene mostrata Super Sailor Mercury da una differente prospettiva. Sul retro ci viene mostrata la versione alternativa di questo modellino. Non è infatti una novità per la linea Glitter and Glamours riprodurre i personaggi in duplice versione. La versione A, che è quella di cui sto facendo l'unboxing nel video di oggi, con i colori originali, e la versione B con sfumature pastello. Questo è invece il lato sinistro, dove ci viene data una panoramica a 360 gradi del modellino. Sul lato superiore della scatola ritroviamo il nome della linea e il tradizionale motivo floreale che la contraddistingue. Troviamo inoltre lo sticker dorato della Toei Animation che certifica l'originalità di questo prodotto. E questo invece è il fondo della box. Procediamo con l'unboxing.
Il modellino sarà diviso in 4 parti: una basetta di supporto, il braccio sinistro, il fiocco posteriore e il resto del corpo. E questo sarà l'aspetto della nostra paladina di Mercurio una volta che avremo assemblato tutti i pezzi. Guardiamola un po' meglio anche dagli altri lati. Sul retro vediamo meglio questa improponibile basetta bianca che le mozza completamente la caviglia, ma ne parleremo più approfonditamente tra poco. Questo è uno dei lati e questo è l'ultimo lato. Adesso però zoomiamo l'inquadratura per poter apprezzare più da vicino tutti i magnifici dettagli di questa riproduzione. Gli occhi di Super Sailor Mercury mi colpiscono molto perché trasmettono la grande dolcezza di questo personaggio. Apprezzo inoltre molto l'utilizzo della vernice dorata per il diadema e per il pendaglio sul collo. Lo stesso discorso vale naturalmente anche per la vernice blu metallizzata utilizzata sulla spilla. Sia sul fronte che sul retro il colore è stato steso molto bene anche nelle più piccole parti. Non si notano grumi né sbavature. La nota dolente, come sempre accade con le Glitter and Glamours, è purtroppo la basetta di supporto. Sicuramente svolge la sua funzione di tenere in piedi la statua, ma la penalizza notevolmente dal lato estetico, coprendone buona parte del piede. Misuriamo la figure per scoprire quanto è alta. Mi sembra misuri all'incirca 23 cm. E adesso, come sempre, per darvi qualche ulteriore metro di paragone, vediamo questa Super Sailor Mercury affiancata da 2 riproduzioni di Sailor Moon che abbiamo già analizzato nelle precedenti recensioni. Eccole qui, Super Sailor Moon ed Eternal Sailor Moon, entrambe della linea Glitter and Glamours, quindi la stessa a cui appartiene Super Sailor Mercury. Notiamo che è alta all'incirca come le 2 riproduzioni della collega, e in questo caso le proporzioni sono state rispettate. Sono però curioso di vedere quando uscirà la statuina di Super Sailor Jupiter, che come sappiamo è la più alta tra le Inner Senshi, se la scala verrà ugualmente rispettata. Prima di passare alle valutazioni finali, un ultimo confronto con un modellino proveniente dal passato. Si tratta sempre di Sailor Mercury, ma per la vecchia linea Girls Memories di Banpresto. È evidente che nella tecnica scultorea c'è stato sicuramente un grande upgrade tra le 2 riproduzioni. Per esempio, le gambe della Girls Memories erano state scolpite troppo unite, sembrava avesse problemi di incontinenza. Questo difetto è per fortuna stato corretto nella Glitter and Glamours, le cui gambe assumono una posizione sicuramente più naturale. Sono comunque contento di possedere entrambe le versioni nella mia collezione, poiché una è tratta dall'anime storico degli anni 90 e quindi ha un grande valore nostalgico, mentre l'altra dal remake di Sailor Moon Eternal. È finalmente arrivato il momento di dare un po' di voti, cominciando come sempre dall'espressività. Il mio voto è 6. Mi è piaciuto come sono stati dipinti gli occhi, ma mi sembra che nel complesso il volto di Super Sailor Mercury appaia un po' troppo anonimo. Per la colorazione il mio voto è 7. Non ci sono particolari effetti di chiaroscuro, quindi risulta un po' piatta. Va segnalato però che non ho riscontrato nemmeno errori o imprecisioni nella stesura del colore. Per la base di appoggio sono costretto a dare 5. La linea Glitter and Glamours continua ad essere fortemente penalizzata dall'utilizzo di queste basette che coprono buona parte del piede. Per la posa il mio voto è 7, riprende fedelmente quella che assume il personaggio al termine della sua trasformazione. Infine, per il rapporto qualità-prezzo il mio voto è 8. Vi ricordo che ho acquistato questa action figure al prezzo di 40 euro, che secondo me è il prezzo corretto per questa tipologia di modellini. Facendo 2 conti, questa Glitter and Glamours di Super Sailor Mercury si porta a casa un 6.6, una valutazione più che sufficiente ma non entusiasmante, che risente purtroppo della bruttezza della basetta data in dotazione a questo modellino. E
e ben ritornati! Se vi è piaciuto questo nuovo unboxing di Super Sailor Mercury, vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti e di condividere il video sui vostri canali social. Se già non mi seguite, vi chiedo di iniziare a farlo anche sulle mie pagine di Instagram e di Facebook, dove naturalmente mi potete trovare con lo stesso nome Ura Mariki Professione Nerd. Vi chiedo infine di lasciare un commento sotto il video per farmi sapere cosa ne pensate di questo personaggio e della sua riproduzione. Io ho concluso, perciò vi ringrazio e vi do appuntamento, se vi va, al prossimo video. Ciao ragazzi, passo e chiudo!